Ebbene sì, ci sono riuscita, ho realizzato il mio primo poncio. Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi vi mostro il mio primo capo d'abbigliamento. Ho realizzato un poncio che è molto semplice, quindi come me le principianti si possono cimentare, ma attenzione, è uscita anche in contemporanea l'abbinamento, la borsa che Luana Dolci Riflessi ha preparato, quindi abbiamo realizzato un'altra combo, quindi correte a dare un'occhiata perché questo abbinamento è davvero fantastico. Prima di vedere quello che ho utilizzato per realizzarlo, vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui social. Allora, per realizzare questo poncio io ho utilizzato il cotone Amore Drago riciclato di Borgo dei Pazzi, che è un cotone dove c'è 70% di cotone rigenerato, 18% di poliestere e 12% di fibra metallica, perché vedete è molto luccicoso, e ho utilizzato la numero 11 come tonalità, ma sul sito ne trovate tantissime e che potete comunque acquistare col mio codice sconto del 10%. Allora, io cosa faccio? Lavorerò a due capi, perché così mi viene un po' più corposo. Volendo potete farlo anche a un capo, ma personalmente ho fatto delle prove e mi piace di più lavorando in questo modo. Come uncinetto utilizzo del 3,5. Noi oggi, almeno come spiegazione, per farvi vedere perché è davvero molto semplice, io sto lavorando su un piccolo campione, invece poi voi dovete creare 250 catenelle per, diciamo, una misura M, ma è anche comunque dipende a vostra discrezione. Per quanto mi riguarda mi interessa che arrivi sotto la vita, quindi ne ho avviate 250 e adesso invece qui con un piccolo campione da 19 catenelle vi faccio vedere che cosa ho fatto. Quindi ho avviato 19 catenelle, sono tornate indietro per 2 volte realizzando dei punti bassi, quindi me ne ritrovo 18. Ho fatto un giro di andata e uno di ritorno a punto basso. Quindi nel momento che voi avete fatto le vostre catenelle, dopo aver fatto questo piccolo bordino che poi vi faccio vedere si ripete anche alla fine, facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, volto il lavoro, ne faccio un'altra subito, poi faccio 2 catenelle, quindi è una lavorazione tipo filet, lascio 2 maglie di base e vado con altre 2 maglie alte, quindi una e 2 catenelle, nuovamente 2 maglie di base le salto, vado in quella successiva e rifaccio nuovamente 2 maglie alte consecutive, nuovamente 2 catenelle e vado avanti così. Ora vi faccio vedere come rifare il giro di ritorno e poi sarà sempre questa lavorazione. Scusate, qui dovevo fare la seconda maglia alta. Perfetto. 2 catenelle, salto 2 maglie di base e mi ritrovo con le ultime 2 maglie che faccio quindi a maglia alta, esattamente anche come sono partita, perché sono partita subito con 2 maglie alte di fila, vedete? Aspettate che prendo un po' di filo e adesso vi faccio vedere il giro di ritorno e poi sarà sempre così. Quindi ho scelto anche una lavorazione molto semplice, adatta alle principianti. Quindi nuovamente facciamo 3 catenelle, volto il lavoro, quindi qui inizio sempre nello stesso modo, ma qui abbiamo il quadretto vuoto e lo facciamo pieno, quindi faccio 2 maglie alte, poi faccio 2 catenelle, salto questo che è pieno e vado qui e lo vado a riempire, quindi alterno a ciò che c'ho sotto per creare il movimento a scacchiera. La cosa che sarà sempre uguale, inizio e fine con 2 maglie alte, sia qui che qui. Ve lo faccio vedere ancora una volta, così voi lo schema già sapete come fare. Vedete? Qui ho l'ultimo quadretto, scusate, l'ultimo quadretto vuoto
e qui faccio le mie 2 maglie alte perché, come vi ho detto prima, inizio e finisco nello stesso modo. Poi nuovamente vado a realizzare le mie 3 catenelle che sostituiscono sempre la mia prima maglia alta, volto il lavoro, faccio la seconda maglia alta, qui praticamente ho il quadretto pieno, faccio 2 catenelle, quindi lo salto e vado qui e vado a riempire. E di nuovo 2 catenelle, salto quello sotto e procedo così per tutta la lavorazione. Quindi questo è quello che viene fuori. Adesso voi con le vostre 250 catenelle fate questi primi 2 giri a punto basso, facciamo 30 giri in questo modo e vi faccio vedere che sul 31esimo giro dobbiamo creare lo scollo, quindi facciamo tutta questa lavorazione e ci vediamo dopo. E allora, guardate, è molto grande, quindi per lungo non riesco a metterlo, ma come lunghezza abbiamo raggiunto 105 cm circa e questa larghezza, che ancora è solo una parte, è circa 32 cm. Allora, intanto ho raggiunto quindi 30 righe, oltre i 2 giri di punto basso che vi ho mostrato nel campione, quindi ho fatto 30 giri. E qui sono sul 31esimo, ma adesso vi spiego. Allora, io ho preso il centro del mio pannello e praticamente, aspettate prima che mi si, ecco, allora, io cosa ho fatto? Ho preso in totale, quindi dal centro, 20 cm da questa parte e 20 dall'altra, perché è la parte dove poi dovremo infilare la testa. Quindi questo è il centro. E poi che cosa ho fatto? Ho realizzato una serie di catenelle, perché questa sarà la nostra parte aperta, ripeto. E che cosa ho fatto? Ho contato quindi le catenelle che sto saltando e nel mio caso sono 94, arrivando qui, più 2, quindi 96, perché qui ricomincio con il quadretto pieno. Quindi le ho ovviamente già realizzate. Allora, aspettate un attimo perché qui ho dovuto, ecco, quindi totale quindi 96. Se voi fate le mie stesse misure, quindi regolatevi con le misure che vi sto dando e anche con le maglie. Quindi dopo aver fatto le mie 96 catenelle ricomincio qui e in questo caso vado a riempire il quadretto vuoto sottostante. Quindi 94 più 2 catenelle, che sono quelle che avrei fatto qui. E poi continuo nello stesso modo, con lo stesso schema che vi ho fatto vedere prima. Quadretti pieni e quadretti vuoti. In questo modo. Quindi io completo, arrivo qui, torno indietro e vi faccio vedere quindi come creare questa, ma non faccio altro che ripetere quello che c'è sotto, cioè alternerò quadretti pieni a quadretti vuoti. Ho fatto il giro di ritorno e mi trovo in questo modo. Quindi adesso dobbiamo continuare questo disegno, quindi ho fatto 2 catenelle e adesso cosa faccio? Vado sulla prima maglia, faccio una maglia alta, un'altra nella seconda catenella, poi salto, faccio 2 catenelle e salto 1 e 2, vado qui e continuo il mio disegno. Quindi alterno quadretti pieni a quadretti vuoti. Vedete, devo continuare quello che abbiamo fatto qui e lo faccio quindi fino a questo punto. Quindi facciamo tutta questa riga, ci rivediamo qui per vedere come continuare. Allora, prima di continuare faccio 2 rettifiche, cioè le catenelle di inizio, quindi per avere questa misura
sono 250 più una perché devono rimanere sempre numeri pari. E invece per quanto riguarda le catenelle che ho staccato sono 94, io erroneamente ho detto 96 perché non ci serve il discorso di avere due catenelle volanti, quindi in totale io ho lasciato qui 94 maglie e ne ho rifatte 94. Fatte queste, quindi si continua normalmente la lavorazione del pannello così come abbiamo fatto fino adesso, quindi quadretti pieni e quadretti vuoti alternati, quindi la lavorazione è la stessa di prima. Quindi vedete io continuo con righe di andata e ritorno, ovviamente, e qui si continua andando ad alternarli. E una cosa importante è che questo è il nostro primo giro di altri 30 perché dobbiamo fare quello che abbiamo fatto qua, dobbiamo rifare da questa parte, quindi questo è il primo, in totale saranno 30, quindi altri 29, per cui li facciamo e ci rivediamo per l'ultimo passaggio. Il poncio è terminato, è molto grande, quindi non so se riesco a farvelo vedere tutto. Praticamente io una volta che ho fatto questa parte ho riniziato, quindi ho lasciato la parte aperta che vi ricordo è 40 cm questa apertura e ho completato gli altri 30 giri, quindi che sono sia da questa parte 30 che da quest'altra parte. Allora, la misura presa per così è 65, invece nel senso della lunghezza 1,05, quindi 1,5 m e l'apertura, ripeto, è da 40. Poi io nell'ultimo giro ho rifatto il giro di punto basso, che è lo stesso che ho fatto all'inizio. E poi come ultima cosa ho voluto, diciamo, contornare meglio l'apertura e quindi sono andata anche qui a fare all'interno un giro di punto basso, vedete? Due catenelle, cioè due punti bassi dove ci sono le due catenelle, un punto basso su ogni maglia alta, eccetera, proprio perché così viene più rifinito. Quindi a questo punto il nostro poncio è pronto. Sono veramente soddisfatta del risultato perché è assolutamente il mio primissimo capo di abbigliamento e secondo me non è venuto per niente male. Guardate, oltretutto con la borsa abbinata di Luana Dolci Riflessi, secondo me è una combo perfetta. Allora, volendo potete anche creare delle piccole cuciture se volete indossarlo solamente così, ma siccome questo, il poncio, almeno questo modello davvero molto semplice, si può portare anche così a mo' di coprispalla, personalmente non le farò, però poi ognuno va a personalizzare il progetto. Devo dire che comunque così è davvero un colpo d'occhio, anche perché questo cotone drago, guardate, ha il lurex inserito e quindi lo rende anche abbastanza elegante. Quindi, e ne ho utilizzati 400 grammi. La confezione è da 500, quindi volendo chi vuole può anche farlo più lungo o magari più corto ma più lungo, quindi diciamo che poi ognuno decide di personalizzare il progetto. Quindi andate a dare un'occhiata sul canale Luana Dolci Riflessi per la combo, se avete dei dubbi mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.